Buongiorno amici di Cerconcentro, oggi la puntata sarà dedicata a un'altra mia realizzazione in cui uno spazio che era rimasto impareato fino agli anni 70, in cui tramezzature e arredi dell'epoca in formica erano così, rimasti invariati, ha trovato attraverso questa mia realizzazione una nuova dimensione in cui tutti i collaboratori in qualche maniera si possono vedere, in cui questa stanza riunioni può essere, come avete visto dalla tenda, separata o reintegrata all'interno dell'ufficio. L'ufficio è una realizzazione di circa 150 metri quadri che è all'interno di un appartamento esistente ed è adibito appunto ad ufficio. L'ingresso è realizzato con questa velletta che, per dare un senso di chiusura, è realizzata appunto ripassando il soffitto, è realizzata in cartongesso, decorata in smalto all'acqua di colore grigio scuro, mentre le pareti sono smalto all'acqua di colore rosso. Il bancone è realizzato in legno con rivestimento in vetro retrolaccato bianco latte. L'idea era quella appunto di comprimere lo spazio iniziale in cui l'utente si trova ad entrare, per poi riaprire nella zona degli uffici dove c'è l'operatività vera. Qui c'è semplicemente la reception, c'è questa gola prefabbricata della via Bizzuno, che è un elemento un po' più tecnologico, in cui tutti i faretti sono posizionati in modo da illuminare il bancone. L'idea è assolutamente questa in questo ufficio, è quella di creare una serie di acquari che si compenetrano e di permettere alla luce di entrare dall'esterno e cercare di illuminare il più possibile. In questa maniera tutti gli operatori si trovano in contatto e non si sentono alienati, e non esiste, tra l'altro, e questo è molto importante per una piccola agenzia, il fatto di isolarsi. Inoltre la luce investe tutti gli ambienti e colora e dà vita. Come vedete, gli arredi sono abbastanza minimali. Un altro elemento di caratterizzazione dell'arredo è questo raccoglitore di pratiche realizzato in Scotch-Brite, in cui appunto è possibile prendere diversi moduli e che in qualche maniera decora ed è un punto focale di questo arredo. Anche qui si è cercato di dare una contrapposizione tra la neutralità del grigio, in Scotch-Brite, e gli elementi in rosso, come il resto dell'ufficio, dove alcuni elementi in rosso, come la colonna, vanno a definire questo elemento di contrasto. Questa vuole essere la nota a piedi pagina di questa esperienza, di questo piccolo video. Volevo semplicemente comunicarvi il perché, il motivo critico per cui faccio questo tipo di video. Ho idea, questo interior non è certamente il Centre Pompidou, non è un interior a Shanghai o al centro di Parigi, è sicuramente un'operazione modesta, un'operazione anche fatta con filo di umiltà. Fu molto divertente all'epoca, io mi trovavo in Marocco e per lo più la progettazione fu fatta attraverso dei fax, dei piccoli scambi di mail con il cliente e fu poi l'inizio di qualcosa di diverso. Certamente faccio questi video perché questo spazio, se uno se lo ricorda come era negli anni 70 e per come poi è diventato, fa vedere al di là dell'approccio, può essere umile, può essere a budget risicato, di come un ambiente di lavoro possa diventare più vivibile, più sereno e più produttivo. Una nota che mi è venuta indietro da questa esperienza era esattamente questa, cioè che la produttività si era innalzata e che questi vetri, queste trasparenze hanno aiutato anche a risolvere una serie di problemi fra proprietà e dipendenti e che si erano poi tutti risolti in maniera positiva. Altra nota, lo spazio è sicuramente ben fatto, mal fatto. Il problema è che c'è un lavoro a monte che è di livello di gestione delle persone che ci lavorano, delle normative, che non è assolutamente facile.
che è la rappresentazione un po' anche di una crisi, che oggi si sente tanto questa parola, ed è questo edificio, questo interno fu fatto nel 2009 e si confermo che si va sempre più inasprendo il discorso normativo e il rapporto ai compensi non c'è questo aumento, ma non è nemmeno tanto questo quanto piuttosto una difficoltà generica a capire come operare all'interno di tutte le situazioni che sono molto varie, soprattutto in Italia. Altra nota, questo interno è al centro Italia, non voglio fare la vittima, però l'Italia è una grossa città diffusa, forse c'è Milano, forse c'è Roma, che sono 2 episodi, ma il resto è una grande città diffusa. Questo è un limite, non siamo riusciti, nonostante l'Europa, nonostante le globalizzazioni, a creare una vera città diffusa. Quindi questo è un po' il nodo critico di questa esperienza. Non è facile fare interni, non è facile fare interni in città minori, in zone centrali dell'Italia, sebbene al sud ho visto delle ottime cose a Matera, ci sono dei grossi talenti in giro per l'Italia. È molto difficile ed è difficile anche trovare la continuità. Ecco, forse questi video vengono fatti per la ricerca di una continuità in questo lavoro, perché in qualche maniera si possa capire che c'è un target medio, non altissimo, che potrebbe essere interessato e che potrebbe investire su di me, sulla mia attività o su altre persone relativamente giovani che vogliono fare questo mestiere. Ci vediamo presto!